Ciao a tutti ragazzi, io sono Simo di Mapao e bentornati sul nostro canale, questa volta per andare a vedere una guida sugli artefatti. Ragazzi, so molto bene che nel sondaggio hanno vinto i video meme, ma abbiamo deciso lo stesso di portare la guida agli artefatti, perché comunque per fare il video meme ci vorrà un po' di tempo. Quindi dateci un po' di tempo, noi nel frattempo vi portiamo un altro video che ho visto che avete richiesto in tanti. Cosa sono gli artefatti? Come funzionano? Come possiamo gestirli nella maniera migliore possibile? Ve lo dico subito. Ogni personaggio ha equipaggiabile 5 pezzi di artefatti. Gli artefatti, messi di fianco l'uno all'altro, se appartenenti ad un set uguale, vi daranno dei bonus extra. Questo naturalmente lo sapete, la maggior parte di voi lo sa. Comunque dovete sapere che ogni personaggio richiede un suo tipo specifico di bonus da set, quindi dovrete cercare di ottenere quei pezzi che vi interessano e darli ai personaggi giusti. Ora, come riconoscere quali sono i pezzi giusti da dare al personaggio giusto? Adesso ci arriviamo con calma. Andiamo prima a vedere ogni artefatto da che cosa è composto. Gli artefatti altro non sono che quell'olio che va a ungere gli ingranaggi del vostro team, rendendovelo molto più efficiente, aumentandovi tutte le statistiche che possiate immaginare. Ci sono dei pezzi che hanno delle statistiche base predefinite, come per esempio la piuma e il fiore, che vi daranno delle statistiche base. La piuma vi darà sempre attacco e invece il fiore vi darà sempre punti vita, quindi diciamo vi aumenterà in maniera flat l'attacco o i punti vita di un ammontare preciso. Molto buoni questi oggetti, diciamo che perlomeno qui l'RNG non vi fregherà, perché la statistica è fissa, non potrà mai cambiare, contrariamente agli altri pezzi che invece avranno un cambio, diciamo, a seconda della fortuna, della statistica principale e delle substatistiche. Per quanto riguarda la clessidra, infatti, potremo avere come statistica principale l'attacco, la difesa o la salute in percentuale aumentata, quindi vuol dire per esempio 57% di attacco, 17% punti vita, per dire, no? E quindi diciamo che oltre a questo avranno anche Elemental Mastery e Elemental Recharge, quindi diciamo la ricarica della special. Quindi qui, a seconda del tipo di personaggio che state brandendo, avrete bisogno di una statistica principale differente e qui ve la dovete naturalmente cavare voi. Stessa cosa vale naturalmente per il Goblet. Il Goblet invece avrà percentuale di salute, percentuale di difesa, percentuale di attacco, Elemental Mastery, la percentuale di danno fisico aggiuntivo e inoltre la percentuale di danno elementale, che per certi DPS è veramente una manna dal cielo. Questo vuol dire che praticamente se avete dei personaggi che infliggono danno idro e avete un pezzo che vi farà infliggere tot percentuale in più di danno idro, potete equipaggiarlo a quel personaggio e vi farà molti più danni. L'ultimo pezzo è la tiara, che invece può essere in attacco percentuale, difesa percentuale, punti vita percentuale, Elemental Mastery, crit rate, crit damage oppure healing bonus. Quindi diciamo che queste sono le statistiche principali che potete trovare nel vostro set. C'è da dire che ogni personaggio richiede una statistica principale ben precisa, quindi dovete puntare a trovare quella che più si addice al personaggio che state cercando. Non solo, dovete anche puntare a trovare le substatistiche giuste. Ogni substatistica è infatti completamente randomica e dovete cercare di ottenere quelle che più vi interessano. Vi faccio un esempio: se per il DPS avete bisogno di attacco, dovete cercare più substatistiche relative all'attacco possibile. Se cercate il crit damage, dovete cercare più statistiche relative al crit damage possibile. Naturalmente questo va estremamente a fortuna, perché è tutto RNG, sia le statistiche principali per quanto riguarda i 3 pezzi che vi ho detto che le substatistiche, quindi dovete rirollare tante volte uno stesso artefatto prima di trovarne uno che veramente sarà convincente. Questo è perfettamente normale, questo vorrà dire che dovete spendere molta stamina nella ricerca dei pezzi di artefatti giusti, ma non dovete aver timore, perché tanto ragazzi è anche il bello del gioco e tutto sommato ci sta. Ma quando potenziare i propri artefatti per, diciamo, rendere il tutto più sicuro, risparmiare invece sui punti esperienza che potremmo dare invece agli artefatti migliori? Semplicissimo ragazzi, durante le prime fasi di gioco io consiglio, fino a che non saranno disponibili, trovabili in gioco gli artefatti di livello 4, potete tranquillamente tenervi gli artefatti a livello 0. Io ho fatto così. Dal livello 4 in poi gli artefatti li potete cominciare ad uppare, perché lì ne varrà veramente la pena
e finché non troverete gli artefatti di livello 5, gli artefatti di livello 4 saranno veramente ottimi, quindi puntate a trovare quelli. Quando li troverete quelli che vi interessano, li piazzate sui vostri personaggi e li uppate, perché fidatevi che vedrete la differenza, sarà abissale, veramente abissale. Ma quando cominciano a droppare gli artefatti seri, gli artefatti da 5 stelle? Gli artefatti da 5 stelle cominciano a droppare nei World Boss da livello 35 in su, solo nei boss settimanali, ragazzi. Per quanto riguarda invece il drop nei diversi dungeon, cominciano a droppare dal livello 40, ma il livello migliore per cominciare a trovarli è sicuramente il 45, perché sbloccherete i livelli dei vari domain più alti e troverete molto più spesso materiali 5 stelle che non durante tutto il resto della vostra partita. È possibile comunque dal livello 40 cominciare a dropparne qualcuno che magari ci interessa. Avete proprio bisogno di un determinato specifico pezzo di set, potete provare ad andare a trovarlo, nessuno e niente ve lo impedisce. Ma per una questione di risparmio della resina, visto che ne abbiamo anche poca, io vi consiglio di aspettare a farmare seriamente nel momento in cui raggiungerete il livello 45. Ma andiamo adesso un pochettino ad analizzare tutti i vari set e andiamo a capire un po' insieme a chi si potrebbe dare, che ne so, un dato set di artefatti in base a tutti i bonus che poi ovviamente il set ti darà. Partiamo dal primo, ossia l'Adventurer. Allora, l'Adventurer io non mi ci soffermo neanche troppo, è perché è veramente un set base che vi darà un aumento di vita e una rigenerazione di salute nel momento in cui aprirete le ceste. Insomma, è un set inutile nelle fasi successive. Arriviamo invece ad un set un po' più succoso, ossia l'Archaic Petra, che di fatto è molto utile per quanto riguarda i DPS di tipo Geo, in quanto darà un bel boost di danno al tipo Geo. Di fatto questo set io ovviamente mi consiglierò di darlo a un personaggio come Zhongli in futuro, che baserà il suo attacco appunto sul tipo Geo, quindi potrebbe essere un'ipotesi. Oppure, parlando di personaggi attuali, possiamo per dire mettere in gioco Ningguang, che di fatto è il DPS Geo per il momento che in tantissimi hanno e che mi sento un po' di consigliarvi. Arriviamo ora al Berserker. Allora, Berserker è un set abbastanza particolare che andrà a aumentare la possibilità di effettuare un critico con il vostro personaggio. Di fatto il Berserker sarà utile un po' in generale ai DPS. È un set che è molto generico, quindi si può utilizzare un po' per tutti, a dir la verità. Passiamo poi al Bloodstained Chivalry. Vabbè, a parte questa praticamente questo set boosterà il danno fisico, quindi se vorrete puntare a un DPS puramente di danno fisico e non elementare, questa è la scelta che farà per voi, ragazzi. È buono perché comunque con 2 pezzi vi dà un boost di 25%. Secondo me il bonus da 4 pezzi è utile, ma ne è più bello quello da 2, quindi magari si può utilizzare in combinazione con altri 2 pezzi di un altro set, per dire. Braveheart, a parte un bellissimo film, Braveheart è un set che comunque è utile nel middle game, perché di fatto nelle fasi avanzate di fatto vi darà un boost di attacco. Crimson Witch of Flames, uno probabilmente dei set al momento più interessanti secondo me di tutti i set per il momento citati. Crimson Witch of Flames è epico! Serve ovviamente per tutti quei personaggi di DPS fuoco che vogliono fare un bel danno rotto. Ovviamente la regina che richiede questo set è Klee, perché è solo danno fuoco, e quindi questo set la farà diventare una sorta di Schwarzenegger. Ma un altro personaggio che ovviamente è OP col danno di tipo fuoco è Diluc. Quindi ovviamente questo set sui personaggi DPS di tipo fuoco tanta roba, ragazzi, tanta roba. Defender's Will, utile, di fatto è un set che vi garantirà molta più difesa, quindi basti pensare che appunto con 2 pezzi di set avrete a disposizione più 30% di difesa, quindi comunque non è da sottovalutare. Qualche raro utilizzo c'è anche nelle fasi finali, ma dubito, in quanto comunque è un set che raggiunge le 4 stelle, non le supera, quindi carino, un set che comunque puoi dare, che ne so, un personaggio come Noel. Gambler, un set interessante in quanto aumenterà il potenziale dell'elemental skill. Può essere molto utile per qualche support, in quanto con 4 pezzi questo set vi darà la possibilità di rimuovere il CD
dell'elemental skill ci sarà un cooldown di 15 secondi, quindi non è che potete spammarla all'infinito logicamente, però può essere utile come con personaggi tipo Xingqiu che hanno l'elemental skill che veramente ha un CD troppo lungo e quindi così potete spammarla e insomma vi ricaricate gli elemental orb abbastanza velocemente. Questo set è abbastanza utile, peccato che non arrivi ai 5 stelle, però in tanti comunque lo utilizzano anche nelle fasi finali di gioco. Ovviamente è più rivolto verso un personaggio support piuttosto che un personaggio DPS, ma mi pare abbastanza scontato. Il set del gladiatore, io non so neanche cosa dire di questo set, nel senso che è troppo forte, no, è uno dei set più belli per il danno, cioè il gladiator fa male. È un set abbastanza generico in quanto aumenta il danno in percentuale e questo è forse uno dei set generici più interessanti di tutti. Andiamo poi all'Instructor, un set che va comunque a potenziare in generale l'Elemental Mastery. Questo è indubbiamente un set che è utile per i support, in quanto comunque andando a tenere 4 pezzi di questo set avrete a disposizione nel momento in cui utilizzerete un Elemental Skill un aumento di 120 di Elemental Mastery per i personaggi del team. Come support può essere utile in quanto comunque aumentare di 120 l'Elemental Mastery insomma non è male, quindi comunque è abbastanza consigliato in linea generale. Anche questo set comunque non raggiunge 5 stelle, quindi comunque ci sono set che a livello di statistiche arrivano ovviamente a livelli molto più alti. Parliamo ora del Lava Walker. È il set un pochettino diciamo delle persone che non è che vogliono fare tanta fatica, nel senso che comunque il Lava Walker vi garantirà un 40% di resistenza al pyro. Io per esempio immagino due personaggi come Dilo Cocli che esplodono non per i danni degli avversari ma esplodono per i loro stessi danni, perché bruciano l'erba attorno e si suicidano. Quindi indubbiamente se volete fare poca fatica con loro vi mettete questo e difficilmente morirete. È un set che può risultare molto utile nel momento in cui i nemici saranno affetti dal tipo pyro, in quanto i nemici affetti da tale elemento subiranno il 35% di danno in più, quindi comunque fa male questo set. Forse per un tipo pyro io andrei a prediligere un pochettino di più un set tipo il Witch of Flames. Tuttavia il Lava Walker può essere utile. È anche vero che se dovesse piovere questo set, il secondo bonus di questo set diventa un po' più inutile, quindi bisogna comunque stare attenti perché ha le sue debolezze questo set, ricordatevelo. Lucky Dog, io sinceramente non so neanche se parlare di questo set perché fa veramente schifo. Il Lucky Dog vi permetterà semplicemente, sapete cosa? Non ve lo dico neanche cosa permetterà di fare, perché aumenta delle statistiche così, cioè un po' così. Utilizzatelo per potenziare i vostri artefatti, questa è la sua vera utilità. Nelle prime fasi potrebbe essere utile, ma proprio se siete dei nabbini che avete appena iniziato, oppure se siete dei cazzoni che a livello finale vogliono fare tipo le challenge, che ne so, Magikarp contro la palestra di bla bla bla, cioè più o meno questo è il ragionamento, va ad aumentare statistiche molto più basic. Il set della Maiden, il set della gioiosa Maiden decorata. In pratica questo set indubbiamente sarà utile per gli healer. Non c'è nient'altro da dire, perché aumenterà sostanzialmente il potenziale di healing del proprio personaggio. Quindi questo set indubbiamente sarà utile per quanto riguarda tutti gli healings, così, tutte le varie cure. Martial Artist, utile per aumentare il danno. È un set che nelle fasi finali io sinceramente sconsiglio, perché è un set comunque abbastanza generico e sicuramente viene abbastanza superato dal Gladiators finale. Le fasi di middle game può essere utile. Parliamo poi del set del nobile, il noblesse, così uno dei set più utili per quanto riguarda il boost della ulti. Parlando del personaggio a caso così uscito un po' di tempo fa, così Child, diciamo che questo set è soprattutto indirizzato a lui, ovviamente non solo a lui, non è che stiamo parlando così, però è molto utile per il nostro caro amico Child, in quanto indubbiamente Child raggiunge il suo massimo potenziale con le sue ulti. Fanno di quei danni ragazzi che sono stravolgenti, cosa che vedi magari 12.000, 20.000, 30.000 così anche con set del cavolo. Ovviamente con il set del nobile raggiungerete di quei potenziali disumani, veramente disumani. Il Resolution of Sojourner, un set che comunque io prima di questo momento non avevo neanche mai sentito sinceramente, quindi in generale boosta l'attacco e il critico. È un set che non supera il 4 stelle. Nelle fasi di middle game può essere utile per aumentare l'attacco in maniera generica. Il Ray Tracing
Bolidara. È indubbiamente il più potente di tutti i set per quanto riguarda i personaggi che fanno uno scudo e che vogliono infliggere danno, vogliono fare male, vogliono proprio far sentire il dolore al nemico. Infatti questo particolare set aumenterà il potenziale dello scudo del 35%, oltre al fatto che nel momento in cui utilizzerete lo scudo, gli attacchi normali e caricati infliggeranno 40% in più del normale. Quindi prendendo un personaggio come Noelle, che comunque risulta parte un DPS, diciamo che con questo set potrete aumentare il potenziale del vostro scudo, oltre a farla diventare praticamente immorale nel momento in cui avrà uno scudo e utilizzerà la ulti. Infliggerà veramente dei bellissimi danni, quindi questo set bello, niente da dire, con i personaggi che fanno lo scudo e sono DPS eccezionale. Scholar, allora lo Scholar è molto carino, non raggiunge 5 stelle, si utilizzerà nelle fasi medie, riguarda l'Elemental Energy Recharge, quindi è carino per i support nelle fasi di middle game soprattutto. Un altro set per l'Energy Recharge, quindi anche questo set oltre allo Scholar relativo più che altro ai support, è l'Exile, uno dei set più facili da trovare, più facili da reperire. Anche questo set utile per quanto riguarda i support. Vi garantirà Energy Recharge, quindi caricherete più facilmente la ulti. Thundering Fury garantirà un boost per quanto riguarda i personaggi elettro, molto utile se avete DPS elettro e volete fare male, volete fare molto male. Un esempio è Keqing, che con questo set fa abbastanza male, infligge dei bei danni al cielo, quindi carino, oltre al fatto che nelle fasi finali può essere molto utile. Inoltre tutti quegli effetti relativi a overconduct, overloading, insomma tutti gli effetti elementali che verranno fatti con il tipo elettro prenderanno un boost del 40%. Thunder Shooter è praticamente il gemello di Lava Walker, ha gli stessi effetti, solamente che relativi non al tipo fuoco, al tipo pyro, bensì al tipo elettro. Quindi in generale, avendovi spiegato quello precedente, questo set utile per quanto riguarda i personaggi di tipo elettro, raggiunge il suo massimo potenziale magari contro un boss di tipo elettro, comunque che non riuscite a battere eccetera, che per il momento non esiste perché Child comunque è abbastanza fattibile, magari in futuro potrà avere un'utilità maggiore, però comunque un 35% di danno in più anche qua non guasta. Tiny Miracle, un set anche qui 4 stelle che garantirà una resistenza a tutti i tipi di danni elementari per il 20%. Un set più che altro relativo alle resistenze elementari, quindi passiamo al successivo, dai. Traveling Doctor, set 3 stelle, quindi non sto a cicischiare troppo, anzi proprio base, prime fasi, utile per quanto riguarda aumentare il potenziale di un healer, ma Viridescent Venerer, questo set utile per il tipo Anemo, gli darà un bel boost. Forse questo, parlando di personaggi futuri, potrebbe essere utile come personaggi tipo Xiao e comunque in generale utile per quanto riguarda DPS di tipo Anemo. Questo set potrebbe essere utile anche per 20, in quanto comunque è molto relativo allo Swirl, cui il nostro amico Andre è un professionista. Wanderer's Troop, questo set è il più facile da trovare nei boss settimanali, forse uno dei più facili, lui ce ne ho tantissimi, aumenta l'Elemental Mastery ed è utile se volete utilizzare 4 pezzi, se avrete l'arco o il cavolo di libro catalizzatore. Quindi se avrete queste due tipologie di armi, avete 4 pezzi di questo set, avrete un boost del 35% degli attacchi caricati, quindi avrete più attacco. Basta! Da qui comunque in generale io vi ho fatto già un po' un overview di quali possibili personaggi potrebbero utilizzare quel dato set. In particolare ovviamente se vorrete un personaggio DPS andrete a vedere soprattutto dei set che riguardano potenziamento di attacco, di critico o di danno elementale. Per un personaggio support healer indubbiamente andrete a prendere i bonus relativi ad HP, difesa o boost di cure. Prendiamo per esempio un personaggio come Noelle. Noelle fa tante belle cure nel momento in cui avrà lo scudo addosso. Ora, le cure di Noelle non si basano per esempio sugli HP massimi come per esempio Xingqiu, quando utilizzerà le sue cavolo di spadine andrà a curarvi in base ai suoi HP massimi. No, Noelle andrà a basare le sue cure in base alla sua difesa massima, quindi su Noelle io andrei a potenziare la difesa non solo per le cure, ma anche per potenziare
tutto l'insieme delle sue abilità che si basano sulla difesa. Quindi ovviamente andate ad analizzare le abilità dei vostri personaggi, andate a vedere effettivamente che cosa più necessitano. E invece support più generici, quindi non healer, andranno a prendere dei bonus relativi all'Elementary Recharge e all'Elemental Mastery. Ora, mi dite, vabbè, io li ho presi questi set, ma ovviamente io non ho tutti quegli artefatti che mi permettono di potenziare Rekuki. Con quale priorità io devo potenziarli? Cioè, potenzio a caso? No, ragazzi, sono fatte queste... Per potenziare io consiglio sempre di partire dalla piuma. Prendetela quando la trovate, quella bella carina con le substat che più si addicono, e la potenziate al 12. Ovviamente se avete un personaggio tipo Barbara che necessita degli HP, magari andate a prendere la rosa. La rosa di default ha valore HP come main stat, quindi andate a potenziare quella, anche se in generale è sempre meglio tenerla per ultima la rosa. In generale, appunto, come ha detto anche Simo, ogni artefatto ha le sue main stat, le sue substat, eccetera eccetera. Ovviamente non troverete mai, o comunque è difficile trovare l'artefatto perfetto, in quanto comunque le substat sono del tutto randomiche e in alcuni casi anche la main stat, come ha detto Simo, quindi in generale voi non troverete mai il pezzo perfetto. Voi continuate comunque a rirollare fino a quando non troverete l'artefatto che più sarà utile per quanto riguarda il vostro personaggio. Non andate a potenziare artefatti a caso, andate a potenziare gli artefatti più utili. Quindi mi raccomando, non andate a potenziare artefatti 3 stelle al massimo, anche perché poi per potenziarli servono artefatti e quegli artefatti vanno farmati e ci vuole del tempo, ci vuole energia. Detto questo, ragazzi, io più o meno vi ho detto tutto, qui da Rekuki è tutto. Ricordatevi che stasera ci sarà la live alle 21:15, quindi mi raccomando, venite numerosi e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!